Questi sono 171 milioni di chicchi di mais e in questo video vi racconterò come li abbiamo raccolti, essiccati, immagazzinati e contati. Ma ora torniamo a quando il capannone era ancora vuoto. Tra pochi giorni questo spazio del capannone sarà completamente riempito di mais. Pronto? Chi viene da fare? Viene da mettere al fuoco seccatoio, fare il tempo, piazzarlo. Padre è sempre così, non bisogna perdere un secondo perché sennò in pratica devo partire con l'ape perché ho le attrezzature sopra. Bisogna innanzitutto pulire il piazzale dove metteremo l'essiccatoio che ci servirà poi per essiccare il mais. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo con l'ape. Dobbiamo raccogliere tutto il mais che abbiamo seminato quest'anno. Il problema è che stasera mettono pioggia, quindi dovremo farlo in 2 tornate, cioè non possiamo continuare. Però intanto raccogliamo già 2 carri in modo che domani possiamo essiccarli appena torna il sole. Eccoci arrivati. Questo è il piazzale dove installeremo l'essiccatoio. Come potete vedere, dopo un anno più o meno si forma sempre un po' di terra, un po' di erba eccetera che dobbiamo tirar via bene. Quindi adesso passeremo anche col decespugliatore e poi il soffiatore per tirar via tutto. Padre è lì che lo sta per accendere. Dopo aver acceso il decespugliatore, mio padre ha iniziato subito a tagliare l'erba lungo il bordo di tutto il piazzale. Mentre padre continua col decespugliatore, lo zio con la stufa, io prendo il soffiatore. Questo qua, Super Power. Se vi interessa vi lascio anche il link affiliato del sito di AgriEuro. Proseguiamo. Spostiamo la pala qua. Prima di iniziare con il soffiatore, ho pensato che è meglio fare un'altra cosa: spostare il trattore per pulire anche al centro del piazzale. Sembra di essere Iron Man. Ok, il piazzale è completamente pulito, anche se il padre vuole farmi vedere che c'era ancora qualcosa da fare come al solito. Adesso dobbiamo posizionare l'essiccatoio. Allora basta, cosa vuoi tirar via? Che? È arrivato finalmente il momento di tirar fuori l'essiccatoio. Lo collegheremo al trattore e lo porteremo nel piazzale. Dovremo installarlo e metterlo a bolla. È sempre gigante come attrezzo ste qua. Bisogna tirarle su, zio, se no si impegnano. Questi sono i piedi che si utilizzano anche per metterlo in bolla. Siamo pronti per la manovra, attenzione. Guardate che gigante che è. La cosa difficile della manovra è che era proprio attaccato al muro e quindi si rischia di andare a sbattere. Bisogna controllare anche la parte bassa, c'è il rischio che possa toccare sotto. Ma guardate che gigante che è. Quando sei abituato alla trincia o altri attrezzi più piccoli, questo qua messo a confronto è 20 volte dico. Stiamo facendo il gasolio all'essiccatoio, c'ha un bel serbatoio. Guardate che grande che è. Quanti litri ci stanno qua dentro? All'interno di questa camera qua si accenderà il fuoco che servirà per scaldare tutto il mais che metteremo all'interno. Quanti litri ci stanno là nel serbatoio? 300. Porca, 300 litri. Ok che è grande, ma 300 litri. Siamo venuti qua col trattore della pala perché bisogna caricare le attrezzature che ci servono proprio per l'installazione. C'è il basamento sotto, il mais va all'interno e lì dove c'è il buco ci va la coclea che porta tutto il mais dentro l'essiccatoio. Ok, ha finito di riempire il serbatoio, adesso andiamo là con tutti e 2 i trattori. Si parte. Intanto appoggiamo qua. Adesso bisogna metterlo in bolla. Bisogna abbassare queste gambe qua da tutti e 4 i lati finché controlliamo che sia tutto a bolla, che deve essere perfettamente diritto insomma. Io sono appoggiata. Gli facciamo fare lo stesso numero di giri. In teoria dovrebbe restare a bolla come è adesso. Dai, 1, 2, 3. Ok, adesso è quasi a bolla. L'unico problema è che queste ruote qua devono sollevarsi dal suolo anche per pochissimo e ancora sono attaccate, quindi dobbiamo alzarlo ancora. Abbiamo continuato i lavori per mettere in equilibrio perfetto l'essiccatoio e alzare le sue ruote leggermente dal suolo. Successivamente ci siamo occupati di installare la coclea che servirà per portare all'interno il mais. Pensate voi che questo pezzo di alluminio qua in pratica era la parete della piscina che utilizzavamo da piccoli. Adesso viene utilizzato per portare il mais dentro l'essiccatoio. Comunque lì intorno ci vanno anche delle stoffe in modo da non far uscire il mais. Vedete, la ruota è leggermente staccata dal pavimento.
Ora faremo il primo test di accensione, vediamo se funziona tutto correttamente, perché appunto è un anno che è fermo. Il padre sta attaccando il cardano e dall'altra va attaccato al trattore. È andato! Questa è la cabina di controllo. Accensione dei motori super power! Che potenza! Dato che lo utilizziamo solo una volta all'anno, stiamo controllando che tutto funzioni correttamente. Non possiamo rischiare che una volta messo il mais all'interno, poi il processo subisca dei malfunzionamenti. L'ho registrata, le già a posto, perché deve essere tra i 380 e i 400 il voltaggio. Tanto lo zio è andato a prendere un carro dove andranno messi all'interno gli scarti che arrivano dall'essiccatoio. Lo sporco infatti esce da questo buco qua. Non ho capito perché il padre vuole già collegare il carro blu al trattore. Servirà per andare a prendere il mais, ma cioè ancora presto, è alle 1:30 che arriva a trebbiare. Attenzione alle pareti lì che non ci andiamo contro. Bene, adesso è tutto pronto per iniziare a raccogliere il mais. Il padre ha portato la testata della Mieti Trebbia, adesso la sta attaccando al mezzo. Dobbiamo fare lavoro veloce perché altrimenti blocchiamo la strada, qua non ci passa nessuno. Si è attaccata, adesso sta andando indietro. Ma guardate che gigante che è. È un bel attrezzo lungo da portare col trattore. Adesso in teoria deve fare tutti i collegamenti e poi si può iniziare. Ogni volta che iniziamo la trebbiatura del mais c'è sempre nuvoloso. Speriamo che non inizi a piovere perché altrimenti ci rovina il lavoro. Oh, adesso si parte. Dovrebbe iniziare raccogliendo quest'angolo qua del campo. Ha infumicato tutto il camioncino che c'è dietro. La Mieti Trebbia entra in campo e inizia il suo lavoro. Davanti la testata raccoglie le piante di mais e le convoglia all'interno della macchina. Gli steli vengono tritati e lasciati sul terreno, mentre le pannocchie vengono separate e trasportate verso il battitore. Qui, attraverso un sistema di scuotipaglia e setacci, la macchina divide i chicchi dal resto del materiale. I chicchi puliti vengono poi raccolti nella tramoggia superiore, pronti per essere scaricati nel carro. Qua ho perso un po' di cose durante la partenza, le parti interne della pannocchia. Sembra incredibile che lui in automatico riesce a prendere tutte le pannocchie che ci sono in una pianta di mais, gli tira via tutti quanti i chicchi all'interno e in automatico poi li può svuotare nel carro. Pensate quando non c'era sta tecnologia qua, a passare tutto a mano era un casino. Sono curioso di sapere quanti chicchi raccoglieremo durante il raccolto di quest'anno. Intanto mio padre è andato a prendere il carro che ci servirà per lo scarico del mais, non appena la Mieti Trebbia sarà piena. Per farlo usa il trattore più grande che abbiamo, quello da 110 cavalli. Ha solo pochi metri da percorrere per raggiungerci, ma poi dovrà sistemare con precisione il carro al bordo del campo, pronto per ricevere tutto il raccolto. Vediamo dove lo mette senza intralciare il traffico qua. No, ha fatto solamente un'andata e una parte del ritorno e ha già il serbatoio pieno di mais, quindi deve svuotarlo nel carro. Caricamento in corso. Potete. Mio padre è molto soddisfatto. La Mieti Trebbia si è riempita di mais in pochissimo tempo dall'inizio del raccolto. Un segno chiaro che le piante hanno prodotto molte pannocchie e che il lavoro fatto durante l'anno ha dato i suoi frutti.
Batteremo il record di chicchi di mais raccolti. Vediamo quanti ne faremo. Mentre tutto sembra andare per il verso giusto, però c'è ancora qualcosa che ci preoccupa: il meteo. Le nuvole infatti iniziano ad avanzare all'orizzonte e le previsioni non sono affatto incoraggianti. Dobbiamo decidere infatti se accendere o meno il primo essiccatoio, ma dobbiamo essere sicuri che non prenda pioggia. Mette pioggia alle 24. Questo mette in pratica stanotte sempre. In teoria facciamo in tempo a fare un essiccatoio perché ci mette 5 ore, mi ha detto, a essiccare e scaricare tutto quanto. Deve stare attento all'idrante che c'è lì in mezzo, posizionandosi, ma è un po' storto il carro adesso. Mettono tutti stanotte che viene da piovere, a mezzanotte. Se siete nuovi vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale. Dai che prima o poi arriveremo anche ai 200.000. La Mieti Trebbia continua instancabile il suo lavoro, avanzando con un ritmo costante tra le file di mais. Come da consuetudine inizia ai bordi del campo, raccogliendo le prime file per creare spazio di manovra. Solo dopo, quando i lati sono ormai liberi, inizia a muoversi verso il centro, completando poco alla volta tutta la superficie del campo. Sa che è pieno, adesso scarica. È già quasi pieno, per metà. Secondo me altri 2 giri possiamo andare già a essiccare il primo carro. Si stanno spostando dalla parte di là del campo perché credo lo riempia di là il carro. Abbiamo deciso di iniziare a essiccare già oggi pomeriggio, quindi siamo tornati giù perché bisogna mettergli dell'olio nel trattore. Prima di avviare l'essiccatoio dobbiamo controllare che l'altro trattore sia pronto. È uno dei più piccoli che abbiamo, ma oggi dovrà restare acceso per molte ore per permettere una corretta essiccazione. Io e mio padre apriamo il carter per verificare il livello dell'olio e gli do una mano per raggiungerne un po'. Un gesto semplice ma fondamentale per far lavorare tutto senza intoppi. Olio riempito, adesso possiamo andare su all'essiccatoio. Alziamo l'arco di protezione, riattacchiamo il carter e raggiungiamo il piazzale dove è installato l'essiccatoio. Cardano attaccato, adesso è tutto pronto. Dobbiamo solo venire qua con il carro di mais raccolto, svuotarlo all'interno di questa cista qua, una tramoggia fatta in casa. Vediamo se riusciamo a essiccare prima che inizi a piovere. Adesso andiamo là con il Centauro 70 e questo carro qua blu. A vederlo da qua mi sembra anche abbastanza pieno. Forse è già il momento di ripartire per iniziare l'essiccazione. Stanno discutendo sul fatto che un altro pieno non ci sta, però un pochettino potrebbe starci. Credo che il padre insista per riempirlo ancora un po', in modo che l'essiccatoio venga bello carico. Pieno di così, cosa volete riempirlo? Ha raccolto ancora qualche pianta di mais e ha svuotato tutto all'interno del carro per riempirlo completamente. Finalmente adesso siamo pronti a partire. Ok, si parte. Fa un po' fatica ad andare se c'ha il carro bello pieno. Mais. Sostituiamo il carro verde con quello blu, che lo lasciamo qua. Intanto appunto può andare avanti a trebbiare e scaricare. Lascialo lì, cosa fai? Mezz'ora che sta facendo manovra, ma come vuole metterlo? Adesso raggiungiamo un'altra volta l'essiccatoio. Gli devo dare una mano perché gli devo far segno in modo che il buco del carro sia corrispondente all'entrata della coccola dell'essiccatoio. Eccoci arrivati. Adesso viene indietro il buco del carro, quello lì da dove esce il mais deve corrispondere con l'entrata dell'essiccatoio. Vieni, vieni. Vai, vai. Devi stare un po' più in là. Poco. Vai, vai. Vai. Oh. Eccolo qua. Cioè, non potevo dargli indicazioni migliori. Azione 3, 2, 1. Adesso ovviamente bisogna accendere la coclea e inizierà a trasportarlo all'interno del macchinario. Accensione in corso. Eccolo, super power. La coclea inizia a girare.
fuori. Se lo alza ancora un po' va fuori da sopra, orca. Mentre continua a riempirlo, a me mi ha detto di andare a recuperare il tester per sapere l'umidità che si trova all'interno del nostro capannone, quindi andiamo giù. Sono tornato a casa, mi ha detto che dovrebbe essere qua dentro, tipo. Ma dov'è? Ah, non è qua. Vediamo se è questo. Eccolo qua. Torniamo su e andiamo a misurare l'umidità del mais. La batteria scarica. Andare a prendere un'altra batteria perché questa qua è scarica. Non è che l'hai messa storta. Ce l'abbiamo una batteria di quelle lì? Ce l'ho dentro la chitarra. Ma torna, dai. C'è una batteria dentro la chitarra acustica e controlliamo anche che funzioni prima perché. Ok. Funziona. Mais 200. 200, fermo. Test. 23 gradi, la fa. 19,6. Secondo, dai. Tutto il mais pian piano sta uscendo dal carro ed entrando nel macchinario dove verrà scaldato. Ha già acceso l'attrezzo in modo che ha già iniziato a riscaldare. Adesso dobbiamo solamente aspettare un bel po' di ore fin quando non terminerà il processo di essiccazione. Intanto però dobbiamo anche riportare il carro nel campo per permettere alla mititrebbia di continuare il lavoro di raccolta. Sono le 16:43 e è arrivato a 44 gradi. Adesso dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo, deve arrivare ai 60 e poi inizierà a raffreddarsi pian piano fino a ritornare sui 27 gradi e poi potremo svuotarlo. Il meteo sembra tenere per adesso. Sono le 8 di sera e adesso stiamo andando a svuotare l'essiccatoio, ormai c'è buio. Devo dire che qua dove esce l'aria del trattore c'è molto caldo invece, tubo di scappamento. 24 gradi, quindi temperatura ottimale, adesso possiamo svuotarlo. Pronti allo svuotamento. Svuotamento in corso, guardate come si riempie il carro. Devo dire che con le luci, il fumo creato dall'essiccatoio, dal mais, insomma, eccetera, è molto cinematografico, sembra uno dei film di Jurassic Park tipo. Andiamo. Ok, adesso andiamo a scaricare tutto all'interno del capannone, poi dovremo tornare qua perché ci sarà un secondo giro da fare, ma è arrivato tipo fino lì a metà a svuotare l'essiccatoio e quindi bisognerà appunto fare un altro giro. Il padre sta arrivando, intanto qua è tutto pronto. E siamo quasi pronti al primo scaricamento. Una volta che avremo raccolto tutto quanto il mais e potrete vederlo qua nel capannone, faremo anche il conto di quanti chicchi avremo raccolto. Ha aperto, adesso alza il carro e lo svuota completamente. Mais essiccato. Secondo giro, ormai dovrebbe aver quasi finito.
Facciamo portare dentro anche il carro qua per evitare che si bagni tutto questa notte. Hai riguardato le previsioni? Magari l'ha tolta la pioggia. Allora la Zise, no, ok, la mettono già da stasera, tanta pioggia. Caricamento del secondo carro completato. Adesso vi mando avanti nel tempo quando avremo raccolto tutto quanto il mais, così calcoleremo anche quanti chicchi riusciamo a immagazzinare quest'anno. Ecco qui la montagna di mais che finalmente abbiamo finito di raccogliere ed essiccare. Adesso è arrivato il momento però di calcolare quanti chicchi ci sono qui dietro. 1, 2, 3. Ovviamente stavo scherzando, non li calcolerò mai tutti a mano, però come ho fatto diverse volte in altri video so come fare. Innanzitutto ne devo mettere 100 all'interno di questa ciotola. 100. Questi sono precisamente 100 chicchi di mais. Il loro peso è di 38 grammi. Per prima cosa ho calcolato il peso di 100 per avere una media, insomma, quindi prendo sia i chicchi più grandi sia quelli più piccoli. In media quindi un chicco pesa 0,38 grammi. Quindi dato che abbiamo raccolto 650 quintali di mais, prima li trasformiamo in grammi, che sono 65 milioni. Come vi ho detto, 100 chicchi pesavano 38 grammi, quindi un chicco pesa 0,38. Il risultato finale quindi 65 milioni diviso 0,38 fa 171 milioni 52.631 chicchi di mais. Spero che il video vi sia piaciuto, in caso positivo iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!